Ragazzi, buongiorno. Sono al Cycling World Europe di Düsseldorf. Andiamo a vedere qualche cosa riguardante il mondo e-bike. In questa vecchia industria adibita per l'evento. Beh, ero già venuto l'anno scorso, quest'anno secondo me ci saranno delle novità a livello di case. In primis è arrivata Bosch, che sparisce dall'Eurobike, ma si presenta invece in questa fiera. E ragazzi, qui si respira davvero la sensazione di community, quello che è realmente la bicicletta, ed è bellissimo. Tanta gente già stamattina in giro in bicicletta appunto per venire qua in fiera. Come vi ho detto, adibita in questa vecchia fabbrica anni 50, che all'interno è spettacolare. Quindi oggi state con me, andiamo a vedere che cosa ci offre questa bellissima fiera e buon divertimento. Der schöne Herr da, der gibt mir sicher einen Kaffee, oder? Yes. Hafermilch? L'area è veramente bella. L'anno scorso ero rimasto molto sorpreso per come è adibita. Mi sa che quest'anno ci sono molte novità come case. Mi rende felice, tutto per voi. Adesso sono le 9:45 e la fiera apre alle 10. Aspettiamo ancora un po' e poi cominciamo a visitare gli stand. Canyon, Enviolo, Raymond, Cube. Immer wenn ich Warnteste habe, das steht mir da drauf. Io adoro queste cose qua. Bellissima. Questa è un po' più classica. Dutch ID. Focus. Eh sì, decisamente più marchi quest'anno. Kalkoff, le loro biciclette urban, diciamo. Simplon. C'è tanta presenza di e-bike, ragazzi. Qui c'è la novità, ragazzi. Megamo. Sì, sembra una brutta parola, ma si chiama Cargo. Qui abbiamo Specialized. Qui abbiamo Rose, Roloff. Mi metto in fila a vedere se riesco ad entrare.
E cominciamo alla grande. Questa ve la faccio vedere subito. Nikolai con il famoso motore cambio integrato pinion. Che colore meraviglioso, non vi sembra? Anche loro, quelli di pinion, hanno adottato il display sopra al tubo centrale. Direi abbastanza compatto. Loro creano il telaio completamente in casa. Questo artigianato qua tedesco, tutto tedesco, è meraviglioso. Qui non possiamo parlare di Cina. Dal pieno tirano fuori questi capolavori. Nikolai. Questa è la loro versione col motore Bosch CX, un endurona da 180 mm di escursione, sia l'anteriore sia il posteriore. Tutta la serie di freni Magura. Moustache, anche qui con il motore pinion. Vedete la cosa bella? Che si vede il prezzo. Questo col Bosch CX. E questo invece col nuovo CXR. Samedi. Sicuramente l'integrazione con il Bosch lascia un po', secondo me, a desiderare come linea. Andiamo da Focus, Jarifa, Sam, Gem e Tron. Per il passeggio Avventura. Wir dürfen nicht mit auf die andere Seite.
Qua davvero vi rendete conto di che mercato abbiamo con la E davanti, e-bike di tutti i generi. Guardate, questa da turismo, motore Bosch CX, andiamo a fare le vacanze con questo. Tante biciclette da turismo, tante. Qui andiamo da Raimon. Vi dirò prezzi abbastanza concorrenziali. Questa addirittura la Vamok al Performance CX con 750 watt e 100 Nm. La Korak invece monta la batteria da 800 watt, anche lei però al CX da 100 Nm. Quello di cui vi parlo spesso è componenti, attrezzatura di un certo livello se volete lavorare sopra la vostra bicicletta. Ecco, Vera è una di quelle marche conosciute appunto nel mondo della manutenzione delle biciclette. Chiavi a brugola, dinamometriche. Chiaramente accessoristica come se non ci fosse un domani, abbigliamento anche. Questo se volete andare a fare un giro al Nürburgring con la bicicletta. Questo è il motore Ananda. Qui vi faccio leggere 750 watt di picco o 900 a seconda della versione, del voltaggio, 120 Nm. E comunque molto compatto. Volete un kit di borsa da viaggio? Ecco POC cosa presenta. Qui abbiamo l'ADAC che è il soccorso stradale anche per biciclette. Anche Simplon presenta la sua e-bike
col motore Pinion. Sempre più utilizzato. Ci sarà un motivo, Qui abbiamo Cell SMP. Questa era presente anche l'anno scorso, anche lei con motore Pinion, borse per il cicloturismo, veramente originali. Basic Bikes, serie di pulitori, tutto quello che serve per la vostra bicicletta, oli, tune-up sport. Qui mi fermo da BH, che anche loro hanno la loro e-bike. Col motore Bosch. Das ist ein sehr gutes Argument, das hört man auf. Aber hey, Faccio vedere entrambi coi prezzi. Parliamo di sempre accessori per la bicicletta, SKS Germany. Qui trovate davvero di tutto. Borse, borracce, pompe, parafanghi, di tutto. Abbiamo Feedlock, famoso per gli attacchi magnetici di tutti i componenti, telefoni, borracce, luci, borse. Qui troviamo Rock Bros. Vendono molti componenti su AliExpress, sì, sono cinesi, però hanno una buona fattura, ma soprattutto per esperienza si mantengono nel tempo. Giacche, pedali, occhiali, borse, caschi, di tutto quello che riguarda come accessori loro lo fanno a prezzi molto concorrenziali. E poi vi ripeto, ottima fattura, perché non è che li dovete cambiare ogni 6 mesi. Poi è chiaro, si va un po' di compromessi, ma se volete cominciare con delle cose abbastanza economiche, ecco, loro fanno il caso vostro. Ed eccoci qua davanti quello che secondo me potrebbe essere il futuro della e-bike, le 32 e Maxxis è già presente con 32, guardate quanto passa qua di dietro. Appena va un po' di fango si distrugge il telaio qua. Una monster bike, ragazzi, enorme. Entro da Merida con lei, comincio subito con la bomba 180 FR 800, c'è anche il prezzo qua sotto, col CX Performance, 27,5 kg di bici, insomma, però montata davvero Gravity. Poi passiamo alla Etmo 800, anche lei 26,8 kg. E poi Etmo 500.
tutte montate con Bosch. Questa qua, come vi sembra? Propane. È una bomba a mano. È una bomba a mano. Qui non abbiamo risparmiato niente, top del top. Ma ci troviamo da Evoc. Se cercate delle borse, zaini, qui davvero trovate il paradiso. Davvero di tutto per completare la vostra bicicletta, per completare il trasporto dei vostri oggetti e per trasportare anche la vostra bicicletta. Faccio vedere. Alutech, completamente alluminio lucidato, qui naturalmente con il motore Pinion. Dico naturalmente perché anche loro, marca tedesca, che si costruiscono i telai tutti in casa. Questa è l'Alutech con il loro telaio in alluminio spazzolato, e loro hanno deciso di montare sul loro modello l'Intradrive, un motore che vi avevo portato già l'anno scorso a Eurobike, motore con cambio integrato come il Pinion, ma qui montato con catena. Alutech. Questo è significativo, ragazzi. iBike col motore Pinion, 10,78 kg davanti e 11 kg nel posteriore. Quando pensiamo che può essere solamente pesante una bicicletta che monta il Pinion, non è assolutamente così. Una meraviglia anche questo. E questo è il loro motore Pinion, montato appunto su iBike. Vi faccio vedere anche l'esploso di questo gioiello. Diciamo che sono contento che anche loro stanno adottando sempre di più il monitor qua, come ormai fa Bosch, come ha poi importato anche Avinox. Sì, questo è scuola di stile tedesca, con l'integrazione appunto di quello che è motore e cambio insieme, e secondo me potrebbe essere davvero il futuro dell'e-bike. Devono solo migliorare qualcosa a livello di rumorosità, poi sarebbero davvero perfetti. Anche Forcella Inten. Qui abbiamo Bafang con una serie di e-bike
però tutte dedicate al trasporto, passeggio. È strano non vedere niente che riguarda il mondo e-bike, IMTB qua. Non hanno niente riguardante i nuovi motori che dovrebbero portare anche magari sulle IMTB. Strana questa cosa. Se parliamo di attrezzatura per fare manutenzione alla vostra e-bike, ragazzi, qui non sbagliamo. Partool. Questa versione di attacchi per le borse dell'Aero con l'attacco proprietario è molto ma molto intelligente, non avete problemi con il reggiseno telescopico. Ecco, il caffè secondo me ne vendono un bel po' in questi giorni, è proprio una cultura. Vi porto a vedere questa meraviglia della Bulls, anch'essa col pignon, una novità, e ha vinto l'Awards 2026 qua alla fiera Cycling World Europe. È molto caratteristica il fatto della luce qui integrata anteriore. Se volete della sostanza per fare dei viaggi, dei tour in bicicletta lungo ciclabili, ecco, da Riese Müller abbiamo il top del top per le biciclette appunto da viaggio, le cosiddette trekking bike, motore Bosch e motore Pinion. Ma molte stanno adottando appunto il motore Pinion. Comunque qui accessori da tutte le parti, destra e sinistra, bicicletta di ogni tipo. Guardate questo, se volete cominciare a vendere dei gelati, ce ne sta della roba qui dentro. Siamo da Rose e anche loro hanno la loro e-bike. Diciamo che il motore Bosch e Pinion sono i più utilizzati al momento qua. Non ho ancora visto niente con Avinox, incredibile. Siamo da Schwalbe. Diciamo che di presentazione nuova non hanno niente, hanno sicuramente il discorso dove la scoperta del radiale ha spinto molto le vendite. Qui vado da Conway, che invece mostra la Xiron LT11 con la Fox Podium motorizzata Bosch. Ma questo CXR, ok, sicuramente l'integrazione migliore di Mustache, però col fatto che si vede il motore qua grigio, non lo so, non potevano magari pensare a una copertura diversa. Però ragazzi, questa forcella è indegna, vista dal vivo è un tronco di una quercia. E comunque siamo a questa cifra qui, niente male, direi. Eccola qua, Allevo R.
Beh ragazzi, vista così comunque è un capolavoro. Tubo centrale abbastanza grande, come può essere la maggiore, però con il Gini, che comunque è bello tozzo, secondo me non è male come linea. Il problema è sempre uno, portafoglio. La cosa bella di questa colorazione è che secondo me si vede anche meno lo spaccato qua del telaio che va ad aprirsi per alloggiare la batteria. E questo secondo me gioca a suo favore, questa colorazione. Una bici molto molto bella. E qua lascerà la maggiore, la Turbolevo classica S-Works. Questa ormai è uscita già da un po'. No, è bello vedere come interpretano la differenza fra l'Evo R e Turbolevo classica. Praticamente qui, al di là di dare il peso e la corsa delle sospensioni, parlano di agilità della Levo R superiore alla Levo classica. Non guardano tanto alla performance di guida, infatti la Levo 4, la Turbolevo, è molto superiore rispetto alla Levo R, però guardano che il peso fa una grande differenza sulla Levo R rispetto alla Turbolevo. Quindi due stili di guida probabilmente diversi, ma anche due categorie completamente diverse per questi due mezzi. Quindi non si dovrebbero andare a sovrapporre seguendo questa scheda. Probabilmente una Levo R, per come l'ho vista anch'io, è molto guidabile, molto divertente, ma di sicuro non ci fate il tempo. Non è una schiacciasassi, bisogna tirargli un po' quei freni. Però secondo me regala delle soddisfazioni. Lo so, ve ne porto sempre troppo poco perché non è proprio il mio genere. Se vi ne interessa non me lo dovete dire ragazzi, se vi interessano delle bici da passeggio magari anche per vostra moglie, ve ne porto volentieri, magari provo anche a testarne qualcuna, lo porto giù da un trail se volete. Questa è comunque la Turbo Combo 5.0, diciamo la bicicletta perfetta da città, e anche questa la vado. Sì, batterie più piccole da 500-520, 17 kg di bicicletta da passeggio per il weekend lungo le ciclabili, magari organizzati anche per viaggetti, perché no? Anche qui ci dedichiamo alle pompe elettriche, accessoristica Contec. Qui abbiamo la classica muscolare, l'Orbea Oiz. Adesso vi porto invece nella parte elettrica di Orbea. Eccoci qua. Qui c'è la Rise con ancora il motore, dico ancora ma non è da sminuire, il motore Shimano. Qui abbiamo la Radon, versione diciamo senza motore, e qui ragazzi abbiamo la Wild col CXR di Bosch. Niente da dire ragazzi, un capolavoro di stile. Chiaramente con l'EP6 di Shimano abbiamo i modelli da passeggio. Naturalmente non manca neanche la loro gravel elettrica, anch'essa equipaggiata con
il Shimano. Comunque ragazzi, vi dico, sono le 11 di mattina, è sabato e c'è un'enormità di persone, molti di più anche dell'anno scorso. Diciamo da Topic, anche loro, c'è tantissimo interesse su questo mondo, componentistica, accessori, le borse, i viaggi, e-bike. È veramente talmente ampio come mondo che prende davvero tutti. Ma la cosa incredibile è davvero l'ammontare di persone e soprattutto anche l'età. Poi ci sono anche delle cose originali come questo, con gli sci. Passate dal settantenne al ventenne, ai bambini, a tutti i tipi di genere. È incredibile, veramente bello. Tutti gentili, sorridenti, scherzosi, con la voglia di parlare. Bello, bello così, deve essere così oltretutto. Voi vedete anche cose molto originali. Trasportate i vostri bambini in scioltezza, bici pieghevoli, bici elettriche per portare la famiglia in giro, accessori appunto della Quad Lock. Gli accessori proprio è un mondo davvero infinito. No, avere un furgone del genere, insomma, vi divertite, tutta l'attrezzatura che offrono. Poi tutto multitool, accessori. Qui abbiamo la marca EFA, interessante il prezzo, interessante anche la bicicletta. Cos'è la peculiarità di questa bicicletta? È che il motore è marchiato EFA, 110 Nm, ma in realtà la madre è Gobao. Molto interessante come bicicletta e soprattutto a un prezzo decisamente competitivo. Potenza oramai a livello di Avinox, anche questo col boost. Entriamo in casa Scott con la Patron ST900. La caratteristica dell'ammortizzatore posteriore integrato con il telaio. Naturalmente Bosch. Questa area qui è bellissima, una meraviglia, una ristrutturazione fatta veramente opera d'arte e Shimano qua dentro la fa da padrona. Chiaramente tutto il loro catalogo. Un bel bar molto elegante. Guardate questa versione. Ragazzi, trovata, finalmente la vedo dal vivo, Megamo,
Reason, questa è la CRB01 col motore Avinox. Ragazzi, da vedere, è devastante, bellissima. Poi chiaramente ognuno tirerà le sue conclusioni quando la proverà, però gran mezzo, veramente bella. Ma soprattutto ha un tubo centrale qui che è snello, non dà l'impressione di poter contenere una batteria. Qui troviamo in un'altra versione anche quella in alluminio, e anche quella in alluminio, ragazzi, dai, come design, ragazzi, non c'è niente da dire, veramente stupendo. E poi comunque potete portarvi una bicicletta del genere a casa con cifre non da capogiro, sono sempre alte ma non sono da capogiro come certi altri marchi. Questa invece è montata con il Bosch. Flame, Megamo Flame, cambia decisamente, se guardate il tubo centrale di questa e lei, forse cercate di prendere una prospettiva diversa, ma vi assicuro che è molto più snello. E poi qui abbiamo la Reason CRB 03, anche questa veramente bella, un colore più sobrio. Contento di averla vista dal vivo, veramente devastante, bella. Ecco il nuovo ingresso che mi interessava. Velduro, un altro capolavoro, anche lei con Avinox. Meraviglia. Velduro Rockwell R. Motore DJI Avinox. Veramente un gran mezzo. E qui il loro telaio con il motore naturalmente e il display, che appunto può essere venduto così. Poi decidete voi i componenti che volete montargli, però telaio, motore e display già e batterie naturalmente, tutto già montato in vendita. Volete un caffè? Cominciano le prove delle biciclette. Aventon, azienda americana che presenta la Current, è arrivata con questo modello in Europa, monta un motore Ultra X da 120 Nm di derivazione Gobao. Altri modelli naturalmente come mountain bike, ma possono essere anche modelli con parafanghi e portapacchi o da turismo città. Un caffè? No?
Diciamo che ogni stand ha la sua macchina del caffè, le gummy bear sono le gommose dell'Haribo, moltissimi sono forniti così in fiera. Qui abbiamo un'altra marca, la Haro, anche lei con motore Bosch, e qui andiamo da Cannondale. Cannondale che non porta nessuna e-bike, porta questa, da turismo. La Moterra IQ. Strana questa scelta. Siamo da Cilo e loro di sicuro non sminuiscono lo Shimano, perché montano ancora le P8 per una e-bike che comunque ha un suo perché al giorno d'oggi. E qua ne hanno un'altra versione sempre montata col Shimano in colorazione viola. La batteria è estraibile. Io vi ricordo, comprate e-bike che magari offrono un pacchetto completo riguardante schermo, batteria e motore. L'errore di Shimano è stato forse quello che ha lasciato troppa libertà ai costruttori di fare quello che volevano, e purtroppo ne ha pagato forse le conseguenze. Vi dico questo perché magari avete dei problemi alla batteria, fa parte di un'altra casa, quindi il vostro concessionario, il vostro rivenditore si deve prendere a carico di contattare più aziende per risolvere magari i problemi. Avere un pacchetto completo, motore, batteria, schermo e cablaggi, secondo me aiuta molto al giorno d'oggi, e qua non si scherza. KTM, motore CXR qui, qua l'SX, e qua invece andiamo a passeggiare. Comunque ricordo che KTM Bike non ha problemi di insolvenza, non è come le moto, e comunque offre un bel pacchetto di e-bike sia per passeggio sia per quanto riguarda appunto il fuoristrada. Qui andiamo un po' sulle old timer, comunque fa sempre piacere vedere biciclette anche così, c'è veramente di tutti i tipi. Voi desiderate qualcosa di elettrico, di e-bike, ma anche di tradizionale, e qui lo trovate. Fortuna che c'è una bellissima giornata e la situazione si sta abbastanza facendo difficile, nel senso che tantissima gente sta arrivando, sta continuando ad arrivare. Che mezzi che ci sono, fuori di testa. Un po' di musica. Insomma, una bella biciclettona custom per portare le cassette di birra. Questo non è il mio campo, ma quando vedi delle opere d'arte così non si può restare indifferenti.
anche qua abbiamo il futuro. Ragazzi, è una monster gravel questo. Davvero delle volte si vedono dei telai incredibili. Questo è della Urban. Col cambio della Pinion. Sette borse per i vostri viaggi in gravel. Rest strap. Da Bilbao a Düsseldorf 1684 km. Sapete cos'è? È la nuova cera di Makoff. Pulitore e cera per la vostra catena. E chiudo così perché voi lo sapete, io adoro sti mezzi un po' particolari. Poi le cargo chiaramente con la batteria ancora meglio, ma questo è veramente spettacolare e infatti ha vinto un premio award per il cargo bike. Beh ragazzi, chiudo qui la mia gita al Cycling World Europe. È stata secondo me interessante per questi nuovi motori che ci sono in commercio, ce ne saranno sempre di più. Ci sono tantissime bici, è un mercato che si sta muovendo secondo me, ancora, non so come diventerà, ma di sicuro qui non mi sembra assolutamente morto. Tanti generi, tanta bella gente, tanto divertimento, musica, caffè, perché di caffè ne bevono come se non ci fosse un domani. Però l'importante è che comunque continua lo sviluppo. Biciclette e-bike sempre più perfette, sempre più performanti, ma soprattutto avete veramente una vasta scelta. Vediamo chi sarà il primo a portare una ventata di novità. Sono proprio curioso, perché adesso, visto il momento, è anche pericoloso portare delle novità. È un attimo perdere il treno. Anzi, mi auguro che chi l'ha perso negli anni scorsi magari riesca a fare di nuovo ritorno. Beh ragazzi, spero che questi video in zona bambini, perché la cosa bella è che i genitori vengono alla fiera e i bimbi comunque nella loro zona bici, dove possono fare salti, divertirsi. È così che funziona, è giusto che sia così. Comunque dicevo, spero che questi video vi siano piaciuti, spero che vi indirizzino anche per la scelta migliore per il vostro acquisto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!